No, di Palermo sono. Ho appena fatto un avvistamento incredibile. Dove sono seduto io c'era appollaiata un'aquila reale. Era, credo, quasi sicuramente un'aquila reale perché stavo arrivando da dietro e ho fatto tempo a girarsi. L'ho vista distintamente, era veramente molto grande, aveva una grossa apertura alare e poi è volata qui sotto. Fantastico. E poi vabbè, adesso qua è tutta una zona piena di camosci e magari riusciremo a riprenderne qualcuno. Siamo a posto. Ciao a tutti e bentornati al bivacco Rina. Oggi c'è con me Cutrizio a farmi compagnia per questa gita di 3 giorni, 2 notti in Val Grande. Come va Cutrizio? Sparito, Bene. Cutrizio è sparito veramente. Signori, sono sparito, quindi L'ultima volta era all'Alpe Pra. l'ultima volta ho rischiato il congelamento, ne sono uscito indenne, Esatto. quindi perché no? Perché non ricominciare un po' a respirare quest'aria? Storia Val Grandina di montagna, bella pura, soprattutto adesso che non sta piovendo da tantissimo tempo. Constatavamo prima che c'è una differenza incredibile tra sotto, diciamo, e qua in montagna dove l'area è decisamente molto più leggera. Sì, vedi proprio una cappa a valle, proprio la percepisci, no? Esatto. Comunque questo qua è il bivacco del video che vi metto qua sopra, in descrizione qua sopra, dove ero venuto con Francesco e se vi ricordate qua c'erano 2 metri di neve quella volta ed era più o meno lo stesso periodo, comunque eravamo in inverno, adesso siamo a gennaio, e quasi a febbraio direi, e c'era la neve che arrivava fin sopra la porta, quindi siamo dovuti scivolare da sopra. Vedete, adesso la situazione è completamente differente, è un gran peccato, non c'è un fiocco di neve e riusciremo appunto a fare questo itinerario che adesso vi farò vedere meglio sulla cartina, itinerario interessante con 2 notti fuori, che noi abbiamo scelto di fare 2 notti fuori per goderci comunque la montagna in inverno in queste belle giornate. E anche per prevedere magari qualsiasi Esatto, intoppo dovuto al ghiaccio, esatto, magari. perché comunque ci sono molte zone ghiacciate, quindi vedremo.
Allora, questo qua è un salamino artigianale che mi ha fornito Davide, che ringrazio. Abbiamo il cinghiale della Valle Anzasca qui, quindi roba top. Vi faccio vedere brevemente l'itinerario di questi 3 giorni. Partenza da Trontano, si va in direzione del rifugio Parpinasca che noi abbiamo evitato facendo un altro sentiero che ci porta a Pieso. Poi siamo andati al passo di Nava, che è quello dove ho visto l'aquila, e siamo arrivati qui all'Alperina. Dall'Alperina andremo fino al bivacco Ragozzale e da qua entreremo in Val Grande e andremo fino al Pizzo Mottash. Poi dal Mottash torneremo indietro Ragozzale. Adesso poi valuteremo se dormire a Ragozzale o a Pozzolo. Faremo Pizzo Desen, Punta Pozzolo, bivacco Pozzolo, e scenderemo a Beura, quindi è una specie di traversata un po' particolare. Quindi facciamo brustolire la pelle. Sì, in modo che almeno poi forse lo possiamo sbucciare. Qui da sta parte ancora si possono tenere. Sì, Una forchettina. no, facciamo così. Ok, adesso che si sono placate un pochino le fiamme dell'inferno, mettiamo sul tomahawk, ma tomahawk di maiale però. E poi la salsiccia cutrizio con, com'è questa? O alla pugliese, quindi sicuramente ci sarà un po' di cipolla, prezzemolo e forse anche qualche tocchettino di pomodoro criollo. Guardate che bella illuminazione che c'è stasera su questa carne, perché c'è l'assistente alle luci. Quindi ho anche la responsabilità di Sì, rendere sì. Spettacolo. Sì, abbiamo una cottura perfetta. Vai, cazzo c'è? Ronco e San Crispino. Non fai il rumore, dai, vai, aspetta. Sta bene. Ma è ronco. Ma almeno così per un po' lo tenevo nascosto, dai. Salute. Si può dire al nostro ritorno in montagna. Al nostro ritorno in montagna, sì, assieme. Abbiamo optato per il vino in brick, anzi non è che abbiamo, ho optato io, Patrizio non era molto d'accordo. Certi retroscena si possono anche evitare, vabbè, no? è Perché questione di leggerezza. Com'è che si dice? Quick and light mi pare, no? Abbiamo Quick and light. ottimizzato assolutamente il rapporto peso, Esatto. litraggio. Ci teniamo alle performance e abbiamo bisogno di più vino, no? Assolutamente. Oh, mangiamo sta.
Poi è anche vero che qui fa freddo, quindi non sono le condizioni ideali per assaggiare un vino a temperatura consigliata, no? Quindi Esatto. che ci portiamo a fare un Barolo qui? È vero. Allora il tomahawk direi che è cotto, quindi abbondiamo qua. Guarda, cosa preferisci, osso o senza osso? Beh, stai a te, se ti vuoi un attimino dilettare a... Lascio a te la scelta. Dai, ti lascio l'osso, che alla fine la carne... Sì. Anzi, magari la giro anche. Assaggiamo un peperone. Sono belli semicrudi, semicotti, non so come dire. Pasta peperoni. Bello, stasera dai peperoni, salsiccia, tutto stasera. Buono. Guarda che siamo talmente affamati che... No, beh ci sta, no, sono No, olio e aceto. Olio, aceto e sale. Il vino della vergogna. Beh, considera anche il vantaggio che non si rompe il brick, eh? Ah sì, ormai ci mangia meglio. Sì. Come dice Cutrizio, la bocca alla mia straca, no? Cutrizio, come Il dici? dissocio, No, scusa. parlo solo in presenza di... Comunque no. cosa hai bisogno dell'avvocato, il tuo avvocato? So il significato, Ah. potrei anche dirlo, ma visto le mie Va bene, origini... la bocca dillo non tu. è soddisfatta finché non arriva il formaggio, no? Sì, quindi ridillo in Ecco. dialetto. La bocca alla mia straca se la sa mia da vacca, no? Oh, bravo. Più o meno, immagino che sia così. Vabbè, comunque caciocavallo, per concludere, in bellezza. Oh là là. Sembra solidissima sta panca. No. Buongiornissimo Cutrizio, Buongiorno, come buongiorno. abbiamo dormito? Bene, bene, stavo togliendo un attimo le ciabatte. Sei già in ciabatte? Sì, sono già in ciabatte. Siamo in partenza dal bivacco Rina, ringraziamo come al solito il gruppo di Alpini per l'ospitalità. Adesso andiamo in direzione Ragozzale. Passando per l'Alpementa, vediamo un po'. A Ragozzale magari lasciamo giù un po' di peso e poi Mottac, ritorniamo Ragozzale e poi valuteremo dove dormire. Sotto il cielo stellato, no, quello sì. Beh, c'è un bel venticello, eviterei sinceramente. Esatto. Il bivacco era bello comodo, quindi Sì, è stato anche bene. Eccoci alle prese con i primi passaggi ghiacciati. Siamo sui ramponcini. Questo è un bel
bello. È pericoloso nella sua piccola. Stavamo notando con Cutrizio che, ecco, guardate questo passaggio qui, insomma qua, scivolare qui ci si fa male, male forever. Sì. Queste dove si è infilato Cutrizio sono le vecchie baite dell'Alpe Menta, ormai in procinto di crollare. Infatti allontaniamoci. Un gran peccato perché erano molto belle. Ragazzi, questa è la famosissima scala di Ragozzale, è una scala ai tempi importantissima perché, cioè, pensate che lavoro hanno fatto pur di poter svalicare questa zona inaccessibile e portare gli animali al pascolo sull'altro versante. Assurdo. È stata ristrutturata abbastanza recentemente e normalmente in condizioni invernali non si fa, quindi questo è un anno eccezionale e nonostante sia un anno eccezionale Comunque un po'. abbiamo un po' imprecato. Qualche bip è stato segnalato. Siamo Particolarità della scala, poi bisogna dire che oltre alla costruzione in pietra, l'intaglio è stato fatto a mano lì sopra per permettere il passaggio. È stato un taglio che si vede qui su, non è naturale ma è stato fatto proprio dagli alpigiani. Vedete che digressioni che vi porta il Cutrizio. Ha studiato Cutrizio. È studiato. È studiato. Sì, effettivamente qua possiamo vedere i gradoni spaccati a mano. E di qua siamo in Val Grande. Wow. Ecco il bivacco Ragozzale lì sotto. E la nostra bella Val Grande soleggiata adesso. Siamo pienissimo. Già, va, un branco. Rosso, tanti. Con questa cucciola qui, come scappano, ragazzi. Questo è il bellissimo bivacco di Ragozzale dove non ero ancora mai venuto.
si trova appena sotto la scala di Ragozzale, ma non è la meta di oggi. Oggi andremo al Mottac, quindi avremo altre 2 ore, poi dovremo tornare indietro qui. Abbiamo scaricato la roba per restare più leggeri e essere un po' più veloci, poi risaliremo e andremo giù al bivacco Pozzolo secondo programma, oppure se dovessimo far troppo tardi ci fermeremo qui al Ragozzale. Questo è un bellissimo scorcio su tutta la Val Grande praticamente, e il Mottac è quello lì praticamente, quindi vedete che abbiamo un bel pezzo, però non ci sono mai stato ed è proprio in mezzo al parco ed è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi. Che giornata, Cutrizio, che giornata c'è oggi? Ma guarda, io col sole ci vado d'accordo, quindi Iniezione di vitamina D oggi. Ah. Vabbè, almeno nonostante la giornata di oggi sarà una bella mazzata, ecco, vabbè, l'umore diciamo che esatto, l'umore è ai massimi livelli. Siamo sbucati su un altro punto panoramico molto bello. Questa penso che sia la cresta che dovremmo percorrere per arrivare al Mottac, e da questa parte adesso possiamo vedere il Monte Togano, il suo lato B, quello da cui si sale. Di là c'è la colma di Basagrana e quello è il Tignolino, no? dovrebbe. Sì. Tignolino, e vedete che non c'è, ovviamente non c'è un fiocco di neve in questo versante. Eccoci finalmente arrivati al Mottac. Questo era forse l'ultimo bivacco che mi mancava da visitare qui in Val Grande, ed effettivamente è in una posizione veramente particolare e difficile da raggiungere da qualsiasi parte. Comunque andiamo a fare un giro dentro. C'è Cutrizio qui che si è già accomodato. Beh, il bivacco è bellissimo. Bello. Però sono il doppio bivacco comunque. Sì, però una parte è chiusa, giusto? No, anche È aperta? Poi è dove è stato il team show, quello No. il famosa Sì. guida. Sì, molto molto bello, molto bello. Bello centrale rispetto a... Sì, davvero molto bello. Molto bello, ma non dormiremo qui. Ed anche il Mottac l'abbiamo fatto, Cutrizio. Ebbene sì, finalmente il tanto agognato. Anche perché ora si capisce, raggiungerlo... Bello. Capire questa posizione centrale che c'è rispetto al parco e raggiungerlo, devi farlo soltanto nelle condizioni, nelle stagioni con condizioni buone, altrimenti... Pensate che qua una guida della Val Grande, team show, ci ha fatto un intero inverno, ci ha fatto 5 mesi. Adesso vi faccio vedere qualche foto così facciamo un po' di pubblicità, team. Se la merita, dai. Adesso sono seduto sulla sua poltrona che ha portato su. Beh, le foto sono molto belle perché sicuramente è un'esperienza incredibile, non da tutti. Vedete, ha preparato 60 quintali di legna che ha portato su, segando tutto a mano. Ha portato su anche la poltrona, tutti i vari viveri, 300 kg di materiale trasportati da Faievo. Beh, qua sono gli scenari che solo lui ha potuto vedere
in pieno inverno, quindi delle nevicate assurde. Qualche foto artistica del ghiaccio, muri di neve. Beh, sicuramente è un'esperienza veramente intensa, che sinceramente gli invidio un po', perché è sicuramente durissima sia a livello di preparazione che a livello psicologico, ma un'esperienza che sicuramente lascia il segno. Bravo team, complimenti. Beh, effettivamente è lungo l'inverno qua. Ci siamo riposati un attimo, ripartenza subito. Adesso ci vorranno 2 ore e mezza, 3 per arrivare al passo di Ragozzale. Bivacco. E poi chissà. No, se già partiamo adesso, diciamo che ci stiamo già, diciamo, consegnando a Ragozzale stasera, dormiremo lì. Ah, si dici? E beh, se adesso partiamo alle 2, valutiamo quelle 2 ore e mezza di cammino. Io pensavo che saremmo scesi col buio giù a Pozzolo. Proveremo questa, signoria, e lanciamo questa sfida. Vediamo. Dai, infatti, vediamo com'è. Allora, abbiamo preso la decisione, sono le 4:22, siamo abbastanza in orario, però siccome non sappiamo come andrà, vedremo. Possiamo fare o il pezzo in cresta fino alla punta Pozzolo o poi scendere all'Alpe Corte Vecchio, adesso valuteremo con Gugizio. Proviamoci, signori, siamo nelle mani delle nostre gambe, cioè come sono? Sì, esatto. giusto, siamo nelle mani delle nostre. Qua il buio. Eccoci alla punta Pozzolo in un tramonto d'inverno. Bello, sì. Adesso dobbiamo scendere però. Guardate che colori, che spettacolo di giornata oggi. Non so quanto si riuscirà a vedere, comunque questa è la scala di Pozzolo, quindi oggi abbiamo fatto la collezione di scale. Adesso andiamo avanti un pochino, poi ecco là già vedo il ghiaccio, quindi magari mettiamo i ramponi adesso. Sì. Eh sì. Benvenuti nell'accoglientissimo bivacco Pozzolo. Questo mi sembra il posto più bello del mondo dopo la giornata di oggi, che è stata veramente lunga e massacrante. Soprattutto alla fine, la fame iniziava a farsi sentire e soprattutto la sete, perché non si trova acqua, non si è trovato un goccio d'acqua. E quindi adesso mi sono dissettato con 2 bicchierini di vino e va tutto molto meglio. Abbiamo fatto un piccolo aperitivo, adesso Fabrizio è fuori. Comunque siamo molto stanchi ma soddisfatti, diciamo. Abbiamo fatto quello che dovevamo e niente, quindi domani giornata easy, sarà molto semplice,
dovremo solo scendere fino a Beura e questa sera ci faremo una bella grigliata, una bella mangiata come si deve, perché ce la meritiamo davvero. Questa è la nostra idea per la grigliata di stasera. Siccome c'è molto vento fuori, non c'è un'area adatta per grigliare e accendere un fuoco fuori, soprattutto in queste condizioni, allora appoggiamo la griglia qua, abbiamo tirato via il coperchio così non si sporca e dovremo grigliare facilmente. Sì, frigge. Salsiccia è pronta, finalmente si mangia qualcosa. Vai. Poi come fai a dormire male? Impossibile. C'è anche il materasso, super lusso. Buonanotte, intanto è arrivato anche Cutrizio. A fatica. A fatica, molta fatica. Tutto ricurvo su me stesso. Comunque, stanotte si farà una super dormita qua. Grazie Pozzolo. San Pozzolo, davvero. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Adesso ci aspetta una lunga discesa fino a Beura Cardezza e niente, la gita è stata molto bella. Cutrizio, ti è piaciuta? Il tuo rientro in montagna com'è stato? È stato i dolori che portano alla felicità, quindi Sì, poi un po' doloroso, soprattutto la giornata di ieri. Comunque quella che ho ripreso prima è la punta Pozzolo, dalla quale siamo scesi ieri, praticamente poi alla fine col buio. Speriamo di rivedere presto Cutrizio in un prossimo video, magari con la neve. Speriamo che arrivi anche un po' di neve, che Cutrizio porti un po' di neve, ecco, beh, guardi, sulle proprio nostre io. Alpi, ecco. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio, un saluto da me e da Cutrizio. Ciao ragazzi, alla Ciao, prossima. ciao.